Ragazzi, buon pomeriggio, buonasera, buongiorno. Ciao Mulla, ciao Marcello. Avete visto la tappa oggi per Garbata? No, eravamo al mare, io e il Mullah. Eravamo al mare e ci siamo isolati. Abbiamo preso il pedalò e siamo arrivati sino a Gorgona. E non Sono prendevo. garbati gli ultimi 500 metri e basta. Mi A sono me gli tornato ultimi dal Passo 200. Sella giusto per l'ultimo GPM. Mi sono guardato un riassunto veloce. Allora, vi faccio un po' una sintesi Ma come? Se della non l'hai tappa vista, di fate oggi. una sintesi. Ma cos'è questa cosa? Ma sei un No. cialtrone. Ma dai, Non ma ci c'è- sono degli abbonati che ci pagano miliardi di euro Pensa, falsi. pensa, sul Gardena prendo Basta. il cellulare, prendo lo smartphone e guardo Pro Cycling Stats per capire la situazione. Poi sul Campolongo uguale, sul Pordoio uguale e sul Sella uguale. Quindi E praticamente poi sei morto. ho seguito tutta la tappa così. E poi mi sono visto una sintesi adesso su vai, Ma perché vai. non ti fai ok. crescere i baffi come Magnus Cort Nielsen e tutti gli altri Devo tingere ciclisti di che biondo. piacciono Bravo. tanto che piacciono al Mullah? Al Mullah piacciono tutti i corridori con i baffi. No, Allora, si Cioè, parte con una ragazzi, sintesi di un minuto, ok? Molto ma veloce e anche meno, rapida. scusa. Un minuto. Allora, questa è la tappa di oggi, interessante il finale. 5 all'attacco, Kort, Pankart, Bou, Vanocke e Lastra, che praticamente stanno davanti per quasi tutta la tappa. Dietro tirano soprattutto la Jumbo e la Bike Guarda che Exchange, belli che gli poi il olivi Mullatti e ci le dirà fragole. perché. Poi Magnus Cort parte sull'ultimo GPM, dietro la Bike Exchange tira, l'ultimo a Guarda tirare di Nieve. nieve. David De La Cruz attacca quasi sul GPM, nel frattempo passa con 20 secondi di vantaggio a 20-25 su Magnus Cornizia sul gruppo, regolato da Caruso e De La Cruz. Poi eccolo qua, un po' di spintoni tra Massa e Roglic, recuperano Magnus Cornizia agli ultimi 300-400 metri e Roglic se ne va sull'ultimo strappo di 800 metri con punti al 20% e regola Mass che arriva secondo. Allora, prima domanda. La Bike Exchange perché tirava? Per quale motivo? La domanda, Per la come è volata di arrivato Matthews. Matthews? Per la volata di Matthews, perché evidentemente non hanno ascoltato Fantacycling e ieri abbiamo descritto l'arrivo finale con una descrizione mia precisa, perfetta, perché più perfetta di così non esiste. Non mi hanno ascoltato, pensavano fosse un arrivo in volata. Basta, questa è la spiegazione. no. È peggio di così. Allora, Peggio. guardando come è arrivato Matthews, giusto per, Dov'è? per far capire. 23esimo, Matthews è 23esimo. Ha dato meglio arrivato Menties. 23esimo. Eccolo Ha qua, dato meglio 23esimo Cepeda. a 34 secondi da Roglic. Cioè, io Ha fatto dico, meglio no? Cepeda. Sì, ma tanti hanno fatto meglio. Cioè, boh, perché fai tirare la squadra se poi... Ora, potevo capire settimo, ottavo, dodicesimo. È vero Però, che poi quando uno vede scusa, che non vince, molla, per l'amor del io ti cielo. posso dire una cosa, no? Ora, a me Matthews mi è sempre garbato negli Era il anni. tuo pupillo, Sì. Però cioè, questo discorso che stai facendo sulla tappa di oggi vale un po' per tutte le tappe. Cioè, perché fai tirare la squadra in generale? Perché non vinci mai su nessun arrivo possibile. Ma su Matthews sta dicendo in generale? Sì, dici, a parte lo strappo di oggi, dico, in generale, si potrebbe dire, in generale perché fai tirare la squadra? Qual è una tappa in cui Matthews può vincere? No, rispondetemi voi. È Una lui che tappa diventa Magari domani se va in con un fuga. paio di salitelle prima dell'arrivo, ma Magari salitelle domani se va leggere. in fuga, ragazzi. bravo. Magari domani se va in fuga, ma ne parliamo Infatti dopo, questo è magari, giusto. vedendola. Se Allora, andasse in fuga in un gruppo ristretto, forse. si è ritirato un rivale di Matthews per quelle tappe un po' insidiose che è Aramburu, perché ieri è caduto e aveva punti sul ginocchio, ho letto, e quindi si è Oggi è caduto ritirato, non anche è Landa, partito. così, visto È che voglio caduto anche infierire col Landa. Mullah. Questo non l'avevo visto. Va Sì, è bene. caduto L'ha fatto Landa. cadere qui Simmons, cioè tutti e due i pupilli oggi sono caduti insieme È Si all'università. sono messi chiaro. contro. No, quest'anno non è il mio anno, diciamo così, dai. Matthews, comunque, per C'era ritornare anche alla la domanda che hai Porte nella fatto, caduta, c'era anche la Porte no, nella caduta, se ti interessa. La Porte è già con la maglia della Jumbo che se la strofina addosso. Ritornando alla tua domanda, Mullah, secondo me Matthews, ecco, se oggi non ci fosse stata la rampa e era un arrivo piatto,
era il suo arrivo, perché praticamente avevano fatto fuori tutti i velocisti, tutte le ruote veloci e rimaneva lui a giocarsi la volata. Quindi oggi poteva vincere solo se non c'era l'arrivo in salita. Avrebbe perso da Kort e Nielsen. Probabile, non l'avrebbe, oddio, è vero, perché oggi non l'avrebbero ripreso senza l'ultima rampa. No, ma anche Quelle- in volata, capito? Rimane sempre qualcuno che va un attimino di più. Poi mi sbaglio. Cioè, io Allora, non lo so, guardate, Matthews, e io sono d'accordo col Mullah, anche quando era ragazzino, quando era giovane, mi piaceva. Cioè, io mi ricordo la tappa che aveva vinto il Giro d'Italia, dove a Cassino, se non ricordo male. Cioè, era una bella rampettina per salire. Cioè, il primo Matthews era un era un classicomane, corridore roba da diverso, nord, e appunto, poi spesso i corridori, quando cambiano squadra, anche lui è finito con la squadra setta, vedi che non capisci più cosa vogliono fare da grandicelli. Cioè, Matthews era un ottimo rivale di Sagan, ok? Cioè, era sulla carta un Sagan che reggeva un attimino più in salita, non forte però non come andava sul Sagan, pavè, sul non pavè non forte come andava. Sagan, fammi finire per favore, non forte come Sagan, cioè una squadra più che altro molto simile a quella degli australiani. Cioè, gli australiani che vincono la Roubaix c'è soltanto il tuo idolo Ayman, però per il resto cioè, sono corridori che comunque dove ci sono le cotte, dove c'è l'asfalto e tutto il resto tengono bene, sono divertenti. Cioè, però ragazzi, adesso è diventato grandicello e non sappiamo più. Fai le volate per arrivare quinto. Non è soddisfacente, Forse. penso, forse. Sesto, settimo. Cioè te la giochi con Minali, te la giochi All'Europeo con l'anno scorso andò bene, perché era una gara un po' Matthews particolare. all'Europeo. L'abbiamo fatto diventare europeo. No, sì, buona. Volevo dire un'altra gara. Vabbè, no, abita in Europa, è Aspetta. tutto che passa. Cioè, però, Aspetta, cioè, no, aspetta, volevo dire un'altra gara, qualcuno mi dice sono che sono confuso. lucchese e gli tiro due Fermo, sciarpe perché fermo, non è vero. Cioè, non è fermo. che può Allora, capitare. no, allora andiamo a vedere l'anno scorso che è andato bene. È stato Alla battuto da... Frecciavallone non aveva fatto male. No, Però... alla Sì, Bretagna, ma scusami, alla Bretagna, mi sono Bretagna, sì. confuso, mi sono confuso. cioè, Bretagna è un percorso che comunque si addice a quelle che sono le sue caratteristiche. Sì, però Marcello, guarda chi erano i rivali in questa gara. Beh, Guarda chi Mesjek erano i è rivali. fortissimo, Seneschal è Era, fortissimo e poi non vedo più niente era. perché sono cieco. Chi è il migliore degli italiani? Medeghent, Fedele Alessandro, Quinn Simmons, Che è l'ultima ecco. vittoria, se non sbaglio, di Matthews. Io quest'anno non penso abbia vinto, onestamente, perché è l'ultima vittoria, perché ha vinto la Bretagna, non so perché ho detto europeo, sono fuori di testa, comunque, poi al Giro si Sono ritirò, fuori di testa. ma diverso da loro. È Eh, l'ultima vittoria di Matthews, sì, poi non ha più vinto. Quindi il circuito della Bretagne Classic effettivamente è un circuito che si ma addice a forse ci ha fatto Matthews una volta il perché... campionato europeo, lì forse, non lo so. Sentite, lui deve andare, ha ragione Marcello, lui deve andare in fuga, lui deve fare come Kort Nielsen, cioè lui deve andare in fuga, Si fa crescere i poi baffi. in un gruppo farsi crescere i baffi intanto, poi andare in fuga, in gruppo ristretto, allora potrebbe anche dire la sua. Se si considera ancora un campione che può lottare con i migliori, farà sempre No, figure per me da ha grande. bisogno, te l'ho detto, ha bisogno di una tappa mossa, se si parla di tappe, non di classiche, una tappa mossa con un arrivo comunque piatto e dove i velocisti più scattisti e meno Viene resistenti in battuto salita da le fanno qualcuno. fuori. Ci sta. Oppure c'è un'altra possibilità, può andare alla De Koning e vincerà 7 tappe al Tour de France allo sprint, Potrebbe essere, tranquillamente. potrebbe essere. Allora, facciamo Io mi così, guardiamo... dissocio perché stai esagerando. Perché? Io so dove Perché abiti, scusa? Ma perché perché lui scusa? non è un Cosa ho detto? Io velocista. gli consiglio di Anch'io mi andare Ma non è dissocio. un a quella velocista. squadra che fa rendere al massimo i propri corridori. Ma i velocisti, non Non ti preoccupare, te non ti vabbè. preoccupare, non ti Allora, preoccupare. andiamo sull'ordine d'arrivo di oggi. Roglic ha regolato diciamo allo sprint, anche se poi non era uno sprint, perché era comunque un arrivo su una rampa, una bella rampa di 800 Valli metri, ai Bike spinta al Exchange che hanno 20%. tirato come se fosse una rivolata. Mas, poi Lopez, tutti a 0 secondi, più o meno. Quindi, scusate, 3 A secondi 3 Mas, secondi. 5 Lopez, Jack Haig 7. Comunque Jack Haig, ragazzi, sta reggendo. Adam Yates, solito ritardo di Jack Haig, Bardet
Grosjean comunque hanno retto, Vlasov bene, Bernal ha ripagato anche oggi un pochino. Qualcosina. È arrivato con Eiking, mister nessuno, come E dice Martin. Marcello Piazzano. No, non ho detto Martin, mister nessuno, dico chi è Eiking, è diverso. Questo Nessuno però offensivo. mi fa piacere. Nessuno è offensivo. Comunque, Chi è Eiking non è offensivo. vabbè, Chi è Eiking? Cioè io adesso sembra chi è. Cioè, se io dico chi è Federico Creatini, non te la prendi. Se dico che tutti Federico lo sanno, Creatini insomma, è ormai. nessuno, te la prendi, hai anche ragione a prendertela. Cioè, chiedi anche al professor Mullah. Cioè, non mi sembra... ok, sono va due bene. cose Allora, diverse. chi è Eiking? Lo soprannominiamo così. Sei Chi te è al Eiking? massimo che ci 10º. leggi. Guillaume Martin 11º, Sergio Henao sempre a 11 secondi, Gino Mader, Kron che era dato come possibile favorito, Meder, Kron che era dato come possibile favorito 14esimo, Carsten Sepp Kron, Kuss, solito 50 anni. ritardo, Ioni Zaghire, Giulio Ciccone oggi riesce diciamo a non Quanto ha perdere preso? più di tanto, 23 secondi da Roglic. Matthews, zitto, ragazzi, sto molla più. E Matthews, appunto, 23esimo con Della Cruz che aveva provato l'attacco. Magnus Cort, che è bellissimo perché Magnus Cort è arrivato a zizzagava sull'ultimo rettilineo perché probabilmente ha dato tutto su quello strappo. È stato. Ora non l'ha graziato Roglic, cioè, oggi non l'ha graziato. Ora basta, una volta va bene, ora basta. Una volta. Allora, la GC cambia veramente di poco, giusto per qualche secondo, perde una posizione Kuss nei confronti di Adam Yates, Vlasov recupera su Ciccone al momento è fuori da top 10 e non mi ero accorto di Aru che comunque ha perso tante posizioni oggi. Aru oggi ha perso diverse posizioni, ha perso 5 addirittura e va a 18 minuti e 50. Ma ti spiego io perché. Perché ha fatto vedere le scarpe nuove. Le ha mostrate l'altro giorno, il giorno di riposo, cioè ieri l'altro su Instagram, le scarpe nuove disegnate, tra parentesi un bel disegno, Barza Design, quello che disegna i caschetti, per dire quello di Luca Paolini, no? È un ottimo serigrafatore, un ottimo disegnatore di caschi e tutto il resto, le scarpe sono bellissime. Peccato che comunque, sai, prova a entrare c'è anche una tu nella testa. notizia Oppure aspetta Fede, oppure ha già, usato il metodo Mullah, si è fermato in un bar poco prima di Jaén e si è preso la cervesita, il signor Aru, così va fuori classifica ampiamente e nessuno lo va più a riprendere in una tappa che andrà a vincere, speriamo. La domanda è questa, Mullah. Manca un corridore qui, nella maglia verde, che poi non l'abbiamo nominato, che si è ritirato. Philipsen. Jasper Philipsen, che non l'abbiamo nominato, che si è ritirato. La strategia ormai è chiara. Ormai la strategia della Alpecin è questa: vinci la seconda tappa, vinci la seconda tappa del grande giro, la decima te ne vai. Io sono un po' deluso onestamente non lo so, da Philipsen, da Merlier, da questa gente che cazzo, Iwan, da tanti velocisti, Iwan sai, il suo obiettivo forse era finire il Tour perché c'è la volata simbolo a Parigi e va bene, no? Ok. Quindi lui si è ritirato dal Tour perché è caduto, non perché si è ritirato perché non aveva più voglia. Philipsen e Merlier non mi piace questo atteggiamento di andare, vincere la tappettina e poi levarsi dalle palle. Non va bene, non è rispettoso nei confronti né del Giro, né del Tour, né della UE. Merlier al Tour ha fatto uguale al Giro. Io sono convinto che lui ha detto che ha la febbre, no? E ci sta, non vorrei... Tanti corridori magari hanno la febbre e poi guarda caso su tre giri però, tutti e tre velocisti ritirati. Vabbè. Cioè, io ti dico che secondo me lui il 30 è al Benelux Tour. Dici? L'ha fatta apposta per quello? Because you wanna keep his hair. È vero, è probabile che sia quello. Ma tappe per velocisti ce n'è rimasta 1/2. Punto. Però non è quello. Qualcosina poteva fare. È vero che Jacobsen ha dimostrato che comunque è un osso duro da battere. Ora, tornando alla maglia a punti, la mia paura Fede, scusa, ma che discorso è? Cioè, ti ritrovi uno che ti batte nelle 2 volate di fila e tu te ne vai perché c'hai i lacrimoni e dici non gioco più, me ne vado via. Ufficialmente febbre. Ma ce l'avrà anche la febbre. Non è quello il problema. Ci sta. È che tanti corridori avranno la febbre, magari continuano uguale, poi stringono denti.
Lui va al Benelux Tour. Questa è una mia teoria, però Comunque niente di... È la corsa un della squadra. Cioè. sì, un giorno di temperatura, cioè la febbre, in un giro da 3 settimane dove soprattutto alla Vuelta, ma anche al Giro dove c'è temperature che sbalzi, no? Da un giorno 40 gradi, un giorno Oggi si 20, stava 15. bene. Cioè, ci sta che la febbre per un paio di giorni qualche corridore ce l'abbia e magari ti metti in fondo al gruppo. Cioè, c'è gente che stringe i denti lì, ecco. Io dai velocisti dell'Alpecin non vedo stringere denti, ma 2 nomi su tutti, Merlier e Phillips. E poi magari c'è la febbre a 45, non lo so. Però, se sono in una professional ci sarà un motivo. la mia preoccupazione, Mullah, è che Roglic mi vada a vincere la maglia verde. Perché ci sono 3-4 arrivi dove Roglic sicuramente si piazzerà tra i primi va 3, bene così, probabile. scusa. No, invece sarebbe bello che la vincesse un velocista. L'ultima se è tappa non è disegnata una così la volata, Vuelta, ma è guarda, una crono. Fede, un tempo c'era una maglia assurda, ridicola alla Vuelta, che era la Gran Combinata. Cioè praticamente sommava le posizioni Sì. nella classifica punti della generale e della, come si chiama, della montagna. Quindi se tu eri primo in una, secondo in una e terzo in un'altra, 1 più 2 più 3 erano 6 punti. Chi aveva meno punti nella Gran Combinata vestiva questa maglia, che era una grande, faccio anche la rima, una grande cagata. Cioè, La misero anche al Giro d'Italia, Marcello, te lo ricordi, nel 2005 la vinse Savoldelli. Era una maglia blu. No, io no, era un intergiro. No, Non era no. l'intergiro. Avevamo fatto la Gran La Combinata. maglia blu era storicamente nell'intergiro, però al Giro d'Italia nel 2005, se non sbaglio, Sei l'anno dopo sicuro? che vinse il Giro Savoldelli, fecero una maglia, Io una non me la sorta di ricordo. combinata, e la vinse Savoldelli. Sì, Ma sai me che lo non mi ricordo. ricordo? È l'anno della crono Pontedera, per capirsi. Sì, Se non ricordo, erro, 2005, sì, l'anno dei 28 secondi, Savoldelli. Ma non dei Poi 28 secondi. verificheremo, però mi Ma sembra, se sai che non mi io non ricordo me la male. ricordo assolutamente. E solo quell'anno lì c'è stata, poi l'hanno tolta. Caruso comunque 31 punti, su Bardet 22, questa sarà una bella lotta, questi tre, Sì, Caruso, sì. Bardet, Storer, se la vanno a giocare, forse anche Caruso, ma Simo non Bobet. Pascoschi, perché sennò poi scrivono dal Trentino e ci insultano. Ma Caruso Anzi, mi comunque, insultano. Caruso se lo lasciano libero è più forte, la vince. Se lo lasciano Una libero. domanda, e vi pongo una domanda. Questa maglia bianca invece, con Bernal che non sembra assolutamente nei giorni migliori e nei giorni di forma, Se la giocano fino alle Vlasov 2. che comunque anche lui non è che sembra chissà cosa, zitto Gino Meder, forse potrebbe? No. Non lo so, Ma non lo scusa, so. ma Lopez è ancora un under 25? Cioè, corre da No, 200 è non Juan è, anni? Pedro non è Lopez, lui. Ah, no, è quello che della sono Trek. ciecato. Ho detto, ma no, Lopez è ancora giovane. Quello della Trek, Sembrava. Comunque oggi da notare anche le ottime prestazioni di Landa, a parte che è accaduto, e di Carapazzi che sono arrivati rispettivamente a 9 e 10 minuti. Ottimo. Ha seguito il tuo hanno seguito il tuo consiglio. Allora, andiamo sulla No, tappa di domani. cioè, ma guarda che in Così, quella strada lì, negli ultimi 40 km, ci sono tanti posti per fermarti, prendi l'olio. Quindi lui si fermava con la miraglia e caricava la macchina di olio o di Infatti, fragole, guarda, torna soprattutto Marcello, l'olio. perché in effetti è vero, il distacco è quello, quei 10 minuti. Sai, ti allora, Mullah, fermi, assaggi e lo metti in macchina. volevi la tappa per Matthews? Eccola qui. Sì, Tappa 12, arrivo a Cordova. Ragazzi, questa è la tappa per Matthews. Se non fanno andare via la fuga, questa è la tappa per Matthews. a me l'ultima salita mi sembra un po' duretta, forse. No, Non L'ultima proprio... salita, non è così dura. è... Mm. No, l'ultima salita è un 7,3 km, c'è scritto nell'altimetria, c'è scritto alto del 14%. Sì, si chiama così. Si chiama così? Non credo. Io penso di sì, l'ho visto così da Sì, dovunque. sì. È una salita che hanno fatto solo per la Vuelta, sono andati con le ruspe a farla. Alto del 14%, vabbè, la prendiamo così per buona. 7,3 km, tendenza media 5,6%, e l'ultimo chilometro è 8 al 9,4. E E allora il perché è il GPM, 14%? non lo so. Di media, Il GPM a 156 km, la tappa misura 175, è a 19 km dall'arrivo, con metà discesa e metà pianura. Per me questa, se la vuole vincere, è la tappa per Matthews.
Sì, Poi, ma non lo deve so. andare in fuga perché domani arriva la fuga, ragazzi. Chi pensi che la tenga la corsa? Oggi, e ribadisco il concetto che avevo già detto ieri, oggi 3 squadre che tiravano in gruppo non sono riuscite a guadagnare praticamente niente in salita su A Kort Magnus Cort. Nielsen che era da 100 km in fuga. Ma di cosa stiamo parlando? Ma chi vuoi che sia la squadra che ti tiene la corsa? Domani Guarda, fuga a 20 minuti. Se Aramburu non si ritirava, ti dico che la Astana e la Bike Exchange potevano trovare una sorta di alleanza e tenere la corsa, perché sono 2 uomini che quella salita lì la tengono, Matthews e Aramburu. Aramburu non c'è più. Jacobsen non tiene quella salita. Matthews Se l'ha Schall scornuti forse... Ma ragazzi, ma Ma no, l'Astana, noi stiamo parlando così, ma Domani l'Astana cosa ha fuga, combinato 10 quest'anno? minuti, un quarto d'ora. Cioè, dicevi scusami Marcello? l'Astana cosa ha combinato quest'anno? Nei grandi giri? La Vabbè, Astana puntava su Vlasov, dai. Blasov, non hanno altri uomini, Fulzang, Sì, vabbè, ma Artur, ha un deluso. Isaguirre qua c'è. E gli Fanno... Izaguirre probabilmente sono fermati a prendere il gelato in cima alle salite, come diceva il I Milà. Chielo, Vaschi Non lo stanno so. un po' deludendo, stanno un Allora, po' siccome deludendo. Marcello te ne non azzecchi una, secondo me ora Non hai nominato azzeccare. gli come Izaguirre. non azzecco una? Io ti descrivo le tappe, cioè io sono qua per No, descrivere, io siccome hai conosco la nominato gli Spagna. Izaguirre, allora secondo me è un sesto, c'è un tipo un qualcosa, il sesto senso di Boh, ma può Marcello che darsi, ma no, ma la mia è domani una domanda. Izaguirre. Ma ragazzi, io ho degli amici che lavorano in Astana, quindi io, chiaramente spero che facciano bene. Domani vince Però, l'Astana di sicuro. però la mia domanda è: ma cosa hanno fatto fino a questo momento gli Astana? Cioè, Non lo sono so, ma diventati domani famosi vincono. per. Ma speriamo, ma guarda, ma io me lo auguro per loro, anche perché comunque, sai, ci sono tanti italiani, te l'ho detto, che lavorano lì in Astana. Però, cioè, guardate veramente cosa hanno fatto nei grandi giri di Astana. Poco, ma non hanno infatti prendono Nibali il prossimo anno sperando di Di fare cosa? qualcosa, non lo Di so, cosa? cercando di fare qualcosa meglio, non lo so. Vlasov non mi sembra un uomo da Puntiamo vincere sui per giovani. ora. Eh, Qualcosa farà Nibali alla Astana. Comunque, ci lasciamo, si me è lo sforato i auguro. 20 minuti. Vai, La vai. domanda è, la tappa di domani sarà la volta buona per Matthews? Punto di domanda. Vediamo se risponde. E Ecco, nel la frattempo, risposta arriva anche in citofono. ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Sona. Arrivederci.